Ciao a tutti amici del canale. Oggi in questo video sono molto contento, vi parlerò farò un altro video sul coltello First Blood del film che molti di noi avranno sicuramente visto, Rambo. Allora, nell'altro video ho presentato questo coltello, questo modello di First Blood marchiato Lyle, quindi con marchio originale della Lyle Knives, che ancora produce sotto la maestria delle sapienti mani di Vaughan Neely, che attualmente è il maker che produce i coltelli secondo i più alti standard per la Lyle Knives, che praticamente appunto sono gli unici coltelli che ad oggi riportano il marchio Lyle, quindi fatti secondo tutti i canoni come li faceva Jimmy Lyle. Quindi di fatto questo è un Lyle originale, che vi ho presentato anche nell'altro video che trovate nel mio canale, dove appunto ho messo le specifiche. Allora, questo qui è un coltello, il First Blood, un coltello leggendario, come ho detto anche nell'altro video, che appunto Stallone ha voluto nel suo film, ma come diciamo avrebbe potuto usare dei coltelli quasi giocattoli, lui, per chi se ne dica, può piacere o meno, comunque è un grande professionista e anche appassionato di coltelli. Per il suo film aveva voluto che appunto un vero maker coltellinaio americano, Jimmy Lyle, gli realizzasse un coltello da sopravvivenza secondo i suoi canoni, e tirò fuori il First Blood, che qui potete ammirare come era stato realizzato. Di questo coltello sono state fatte numerose repliche, alcune sono repliche prettamente collezionistiche e alcune quasi, non dico giocattolo, ma quasi. Mentre invece questo è costruito proprio come Jimmy Lyle lo aveva costruito, quindi vi assicuro che è un coltello estremamente solido, fatto secondo tutti i crismi di un vero coltello da uso. E come vi dicevo, molti maker poi, anche professionisti, si sono cimentati nella realizzazione di questo stupendo coltello, e io ho voluto diciamo avere una replica di un maker che abbiamo noi in Italia, che si chiama Daniele Mauro, appunto. E gli ho chiesto di realizzarmi un coltello, un First Blood, fatto da lui, che da quando avevo visto lavorava molto bene, e il coltello che mi ha realizzato e che voglio mostrarvi oggi è questo. Come volevo farvi vedere come il nostro maker Daniele Mauro ha realizzato la sua versione del First Blood. È un coltello fatto secondo le misure, gli spessori praticamente sono quelli attinenti al coltello di Jimmy Lyle. Devo dire che Daniele Mauro ha raggiunto veramente un livello di precisione molto vicino ai coltelli marchiati Lyle attualmente che sono in produzione. Ovviamente qualche piccola differenza nell'occhio più attento e più critico si può notare, ma vi assicuro che il coltello è fatto veramente bene. Questo coltello poi io l'ho preso mentre questo qui lo tengo prevalentemente in collezione, essendo un pezzo anche abbastanza, diciamo, di difficile reperibilità. Questo qui me lo sono fatto fare proprio con l'intento, come vedete non porta nessun marchio perché
appunto l'unico vero che può portare il marchio autorizzato è la Lyle Knives, è questo, realizzato da Neeley attualmente. Comunque non porta nessun marchio, ma io volevo un coltello appunto da poter portare in campeggio quando vado in montagna, per boschi, simile al First Blood, cioè come il First Blood. E mi sono affidato appunto a Daniele Mauro. Daniele Mauro mi ha realizzato questo coltello, ci siamo un po' confrontati e abbiamo parlato un po' delle caratteristiche che doveva avere questo coltello, pur rimanendo con le caratteristiche del First Blood. Io ho semplicemente ho chiesto alcuni punti un po' diversi, che Daniele, devo dire, mi ha saputo ascoltare e fare molto bene. La punta l'ho chiesta leggermente più spessa, perché la punta dell'ail è abbastanza sottile, molto acuminata. L'ho voluta leggermente più spessa, ovviamente non troppo, perché poi si va a stravolgere l'armonia, la fisionomia del coltello. Poi ho chiesto un manico leggermente più lungo, perché io ho le mani abbastanza grandi, quindi un manico leggermente più lungo che, anche se l'ho usato per cioppare dei rami, non mi andasse subito sul pomello, ma ci fosse più un manico da impugnare. Infatti, come vedete, è leggermente più lungo il manico. Non so se riesco a farvelo vedere. Poi gli ho chiesto praticamente anche un codolo leggermente più lungo. Allora, questo coltello che Daniele mi ha realizzato su mie specifiche, sul discorso debolezze e non debolezze. Allora, questo coltello, appunto, come vi ho detto, è un coltello che innanzitutto devo ancora portare e provare. Comunque, intanto ve lo volevo far vedere. È realizzato in acciaio N690, sono rimasto sull'inox perché secondo me è più indicato per un coltello di questo tipo. Per quanto riguarda la robustezza, il codolo arriva a un terzo pieno del coltello, quindi un codolo leggermente più lungo che arriva qui, avvolto appunto dal tubo di acciaio, e vi assicuro che la sensazione di robustezza è notevole, come anche quella dell'Ail. E quindi appunto, come vi dicevo, l'ho preso proprio per poterlo usare e portare magari qualche volta in campeggio o in escursione. Un coltello, avevo piacere anche di avere un First Blood da poter portare con me in montagna, in escursione o in campeggio, e magari quando escursioni di qualche giorno, ecco, in giro per i boschi. È comunque un coltello che secondo me è molto, molto valido. Vi faccio vedere, come vi dicevo, la precisione che ha raggiunto Daniele è notevole, devo dire la verità. Riesce a realizzare la stessa sulla guardia, il cacciavite a taglio e il cacciavite a croce, come il coltello che fece Jimmy Lyle, e vi assicuro che questi particolari non sono assolutamente facili da fare. Riesce a realizzare una sega con denti paralleli e separati, manico filettato, pomello filettato, è fornito con il pomello è in alluminio, cosa che forse nell'altro video non ho detto. È fornito con una bussola. Questa bussola io l'ho voluta rimovibile, in modo tale che se un domani dovesse essere sostituita non ho grossi problemi nella sostituzione. È fatto in alluminio, è solo un po' ingrassato, come anche il First Blood originale, marchiato Lyle. Perché in alluminio? Perché praticamente la bussola, se fosse stato tutto di acciaio, l'acciaio avrebbe diciamo alterato il magnetismo della bussola, che invece in questo caso si mantiene valido. Vabbè, ho messo un piccolo mini kit, ma devo ancora fornirlo meglio. Anche il fatto di allungare un po' il manico, quindi ha sopperito al fatto che ho chiesto un codolo un po' più lungo, quindi c'è uno spazio, diciamo, abbastanza
accettabile ancora per stivare del materiale di sopravvivenza, quindi arriva più resta poco qui, quindi c'è tutto questo spazio disponibile per stivare fiammiferi, fiammiferi, amo, fili da pesca, bisturi, eccetera, tutto il materiale che può essere utile, pastiglie potabilizzatrici per l'acqua, cerotti, che possa essere utile magari in una situazione imprevista di emergenza, di prima, piccoli utensili che possono essere utili. È un coltello di cui devo dire aspetto la prova sul campo, ma mi ha fatto veramente un'ottima impressione. Appunto oggi sono qui a volervelo presentare, a farvelo vedere. È molto molto bello, poi vedremo come va nell'utilizzo pratico. E io l'ho preso senza fodero. Questo è il fodero originale del Lyle e vorrei realizzarlo io un fodero su questa tipologia, quindi cercherò in qualche modo di realizzare qualcosa di simile, farmelo da solo. Mi piaceva anche l'idea di realizzare il fodero io, ho già realizzato qualche altro fodero, come avrete visto negli altri video che ho fatto, e quindi presto voglio realizzare un fodero anche per questo coltello qui. Il coltello come vi dicevo ha una precisione veramente considerevole, è davvero bello e sono molto soddisfatto. Qui è sabbiato e l'affilatura devo dire è ottima, è arrivato veramente ben affilato, ha fatto davvero un bel lavoro Daniele. Aspettate un attimo, vi faccio vedere. Giusto per farvi rendere conto che parliamo di un coltello vero e proprio, non parliamo di un coltello esclusivamente da mettere sopra il comodino, coltello veramente realizzato ad hoc, super affilato, fatto veramente un buon lavoro. Adesso sono curiosissimo di vederlo in azione magari in una situazione appunto di usarlo un po' nel bosco, perché proprio questo è l'intento con cui me lo sono fatto realizzare. Un coltello voglio usare un First Blood realizzato come era stato realizzato il coltello di Rambo e vedere come mi trovo in un utilizzo appunto anche boschivo, in escursione o in campeggio. Esteticamente non ci sono parole, a parer mio il First Blood è probabilmente il coltello più bello che ho mai visto, il coltello che comunque a me mi rapisce di più, mi affascina di più. Poi ci sono tanti discorsi, c'è chi proprio storce il naso, che dice che questi coltelli sono assolutamente inutili, solo cinematografici, ognuno ha la sua opinione. La sega che era stata pensata per creare intagli per trappolaggio oppure per rompere fil di ferro o agganciare materiale magari dal fuoco, sicuramente non si presta agli utilizzi in cui sono pensati coltelli più moderni, no? Di battere sopra la lama. Questo ovviamente in quel periodo pochi lo facevano, quindi non è stato pensato. Quindi se uno cerca un coltello prevalentemente da uso sul legno, processare la legna, eccetera, batoning, sicuramente non è il coltello più indicato. Questo però è un coltello estremamente bello, un coltello che secondo me come coltello da sopravvivenza mantiene ancora il suo fascino e la sua utilità, e sapete che io sono un appassionato di questi coltelli, quindi vi ho mostrato questo e devo dire che è stato veramente gradito questo video, perché in Italia ce n'erano pochi quando ho fatto questo, e oggi volevo mostrarvi la replica che ho chiesto al maker italiano Daniele Mauro,
che mi ha fatto e di cui al momento sono molto contento. Il coltello ha uno spessore di 6 mm e mezzo, come vi dicevo, in acciaio N690 al cobalto, tubo in acciaio, pomello in alluminio, bellissimo, veramente bello. Sarà mia cura creargli un fodero adeguato, speriamo. Appena lo avrò magari ve lo mostro, ve lo farò vedere. E niente, con il First Blood marchiato Daniele Mauro, realizzato da Daniele Mauro, è tutto. E vi saluto, se avete domande scrivete sotto al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!